qui il vostro Sant'Enchan, sono dal vivo, sono contento perché facciamo un'altra live. Ho del tempo e vediamo un po'. Devo impostare il titolo almeno, perché prima non partiva la live. Ecco qua. Scusate, metto un po' i dati perché ha fatto i capricci il cellulare. E sono dei video che volevo fare già da abbastanza tempo e che faccio soltanto adesso. Vediamo se la live poi la posso portare a termine, perché è sempre quello che uno si propone, poi le cose vengono come vengono. Per esempio adesso purtroppo mi devo dilungare perché ancora il cellulare non permette di impostare tutti i dati come uno li vorrebbe impostare. Ecco qua. Allora, benissimo, duplichiamo. Io volevo fare questo video già da quando era morta la regina, e poi è venuto l'11 settembre, ma visto che l'11 settembre era domenica, io avevo già fatto un video sabato. Allora semplicemente ho detto, ma non è che esagera fare troppi video? Diamogli un po' di distanza l'uno dall'altro, diamogli un po' di distanza. E invece sono successi degli eventi che mi hanno obbligato a, diciamo, considerare l'idea di fare un altro video. Ecco qua, adesso metto in community così arriva il messaggio che è iniziata questa live. Allora dicevo, è un qualche cosa di strano, ma la regina Elisabetta viene a mancare
proprio attiviamo la monetizzazione. Per il momento è limitata. Ma ho fatto un video, diciamo, dal vivo. Io l'ho fatto per l'anniversario, ma l'anniversario non è stato il 31 agosto. Data anniversario la di 25 anni. Il 25 agosto Diana Spencer aveva solo 36 anni. No, quando è stata la data? Il 31 agosto 1997, seguito a un terribile, il 31 agosto. E io il video l'ho fatto, lo feci il 31 agosto, l'ho fatto proprio il 31 agosto, l'ho fatto proprio per, guarda, di solito cioè, proprio sono stato sul pezzo. E qua un amico mi dice la politica ci ha tradito. Esatto, amico, se volete seguirmi in Facebook io sono Sant'Enchan e sto anche presente in Kuwait, in TikTok, Instagram, lì che io trovo che poi vediamo quando è morta l'8 settembre, quindi è morta, sarebbe morta 8 giorni dopo, 8 giorni dopo è morta la regina Elisabetta II del Regno Unito. Vediamo un po'. È morta il 31 agosto del 1997 Diana di Galles, detta Lady Diana, e la regina l'8 settembre, quindi voglio dire adesso stiamo a 12, 9, 10, 11, 12, 4 giorni fa si sono succedute molte date, per quello non sapevo se fare oggi una live o se farla mercoledì, perché dicono che a fare troppi video consecutivamente poi si perdono visualizzazioni, ma ripeto, Lady D è morta il 31 eh, il 31 agosto. L'8 settembre muore la regina e poi c'è stato l'11 settembre. Adesso stiamo a 12. Avrei dovuto fare ieri questa live. Un minuto che mi sticcio.
ecco, sono dovuto andare come al solito quando no, si rimane solo in casa, che bisogna rispondere al telefono. Allora dicevo, che dire, dell'11 settembre stavo leggendo qualcosa. Dell'11 settembre stavo leggendo qualcosa, adesso poi ritornerò all'EDD. Il fatto è che vorrei che qualcuno mi facesse delle domande, perché è così che funziona una live. Ah, la mucca, ciao Mind Hunter, ciao carissimo amico mio, come stai? Spero bene, ovviamente. Spero bene, ovviamente. Beh, qua si vede ancora, mentre io mi sto filmando col cellulare, qua si vede nel monitor che io c'è un delay che io sto uscendo fuori dalla stanza perché sono dovuto andare a rispondere al telefono. Nella panca non c'è una mucca, come potrai aver visto, ma c'è forse sei il mio unico spettatore, caro Mind Hunter, ma c'è un girafino con perché è rimasto arretrato il riproduttore, con un orsacchiotto rosa. Allora, come dire, ciao carissimo amico mio, come stai? Spero bene, ovviamente. Caro amico mio, come stai? Federico Bargiacchi. Allora, si parlava di che io non ho potuto fare in questi giorni perché ho fatto altri video, non volevo che si accavallassero, ma gli eventi mi hanno travolto, perché Lady Di è morta il 31 agosto, quindi ho dovuto fare una live commemorativa. L'ho fatta live, l'ho fatta proprio il 31, non so se è uscita come premie, perché è successo un casino, cioè io qua ciò che diciamo, vediamo un po', perché poi ho caricato un qualche cosa che adesso non riusciva a partire la live, e vediamo se lo cancello, se non si cancella definitivamente tutto. Ah, ecco, non si è cancellata la live in corso. Allora io da un dispositivo mobile, cioè come adesso, ho fatto la live per la morte di Lady Diana il 31 agosto. Ne ho fatte due, a dir la verità, perché ho dovuto il 31 agosto, che cos'era? Era mercoledì, perché ho dovuto interrompere. Allora ho fatto prima una prima parte di 17 minuti, poi un'altra di quasi 40 minuti, poi ho caricato una premiere eh, il 10 settembre, che il 10 settembre è stato sabato, quindi
dopo più di una settimana avrei dovuto caricarla per il sabato, per il mercoledì 7, invece l'ho caricata per il sabato 10. E allora lì è stato che mi sono ricordato che la domenica doveva dovevo fare il video per l'11 settembre. Nel frattempo però l'8 settembre, quindi per quello non ho caricato il video che è uscito come premier per il dei miei pranzi, cene, eccetera, scene di colazione, pranzo e cena a Casareccio. È morta la regina Elisabetta l'8 settembre. Allora mi si è accavalato il video della regina Elisabetta e l'11 settembre, 8 settembre e 11 settembre. Adesso ritorno a voi. Viva los alfajores con el mate, grazie, grazie. Ciao Francesco Tenco, ciao. Viva il Labour Party, esatto. Allora, non so se voi avete a vostra disposizione la possibilità anche di trovarlo in internet, il libro di Thierry Meissan, che sarebbe lui, che ha scritto circa l'11 settembre 11 settembre 2001, la terribile impostura. Poi fra le altre cose che non se n'è più parlato, che ha fatto molto scalpore nell'epoca, ne parlarono in molti, chi poteva essere, chi non poteva essere, delle famose famigerate lettere all'Anthrax che hanno spedito e sono morte 5 persone, ma 5 persone importanti negli Stati Uniti, che mettevano in dubbio la teoria ufficiale dell'11 settembre. Come mai in nessun informativo si parla più delle lettere all'antrace? Ciao Igor Shadi. Come mai non si parla più delle lettere all'antrace che verso già la fine del 2001 hanno ucciso un mucchio di persone e non hanno neanche finito l'inchiesta per trovare il colpevole? Come mai? Voi lo sapete? Come mai la stampa non parla più di tutti i retroscena dell'11 settembre? C'è stata una denuncia collettiva dei vigili del fuoco di New York per chiedere di riaprire le inchieste, che non erano soddisfatti delle inchieste ufficiali, dei risultati delle inchieste ufficiali, e che hanno testimoniato ma non hanno raccolto durante le investigazioni, hanno testimoniato, la loro testimonianza non l'hanno raccolta, che hanno sentito delle esplosioni, cosa che è incompatibile con la versione ufficiale dell'incidente, che l'aereo avrebbe demolito le torri. Ti saluta G Mario. Ah, saluti G Mario. Mario e Mario Circello. G Mario, bevi di meno. Vabbè, e io saluto, adesso che mi ricordo, la Psycho. Ciao Psycho, se ci sei scrivi con un commento. Voi che impressioni avete circa quello che si è detto? Lo so che molti di voi sono dei millennials,
magari avete 20 25 anni, quindi siete nati proprio il 2000 o il 2001. Ma voi che impressioni avete? Hanno detto tutta la verità? Hanno scoperto tutto quello che si poteva scoprire? Oppure no? Io adesso vorrei fare un'inchiesta al volo, vorrei fare, non so se mi segue Amleta Bloom, ma vorrei fare un'inchiesta al volo col primo che capita. Siccome qua è molto affollato di gente che vuole collaborare, intervistiamo lei, forse è lei, dato il colore, poi oggigiorno non si sa mai, può essere anche lui. Intervistiamo lei, questa orsetta qua, questa piccola orsetta, perché magari non è bambina. Allora, piccola orsetta, ti facciamo un'inchiesta, durerà 5 minuti, sono 450.000 domande, come ti fanno su questa piattaforma, no? Per migliorare la qualità dei servizi, ti chiediamo per favore un'inchiesta, se puoi collaborare. Allora tu dici sì e ti iniziano col dire, non so, un mucchio di schermate iniziali, poi l'inchiesta durerà 15 minuti e la miseria, e poi devi rispondere sì, no, sì, no, sì, un sacco. E se metti che stai anche in altre piattaforme, ti fanno le stesse domande, te le moltiplicano per 10. Io che sto in 12 piattaforme, tu credi che hanno detto tutto quello che sapevano sull'11 settembre? No, no, no. Ma perché? Boh, che ne so. Vabbè, insomma. Devo fare video su piattaforme più che si prestano ai reels piuttosto che sì, è un'orsetta che non si sa, è trasversale, è transgender. Ehm, ciao Gabriele May, ciao. Mi chiede, io ti avrei salutato, ma me lo chiede Federico Bargiacchi. Ciao Gabriele May, da parte mia e da parte di Gabriele May e di Federico Bargiacchi. Logicamente non è che Gabriele May si saluta da parte di Gabriele May, se si starebbe salutando da solo. È come a me che mi chiedono come ti chiami. Io non mi chiamo. Come, non hai nome? No, ce l'ho, ma mi chiamano gli altri. Mica mi chiamo da solo, non sono mica pazzo che parlo con me stesso, no? E come il numero di telefono, il mio numero di telefono non lo so, so quello di altre persone, perché hai poca memoria. E no, perché non mi chiamo mai io, per quello non lo imparo a memoria. Allora, caro Gabriele May, io ogni tanto ti seguo e quindi ti saluto nella speranza che tu guardi qualche mio video e lo commenti. Allora, i poteri. San, sappiamo bene che sei oberstumba. Io purtroppo col tedesco non ho molta familiarità, quindi ehm, sembra più una parola dei fumetti di Bombi, Sturmtruppen. ehm, Sturmtruppen, non so se le avete letto, no? Però voglio dire, perché io credo che molte cose non ce le hanno dette bene correttamente dell'11 settembre. Adesso fino a che punto bisogna credere a tutte le teorie che chiamano del complotto, ma che in realtà purtroppo i complotti esistono? Perché non ci credo a tutto, a tutta la versione ufficiale, perlomeno? Perché Colin Powell, mi sembra prima di morire, è andato a dichiarare, a confessare in un'intervista
che lui sapeva bene che Saddam Hussein non aveva le armi di distruzione di massa e per quello si è inventato la storia che non trovavano le armi di distruzione di massa tipo le armi chimiche perché le avevano nascoste e invece le avevano usate contro l'Iran e contro i curdi in Iraq. Saddam Hussein, che poi che c'entrava Saddam Hussein con Bin Laden? Gli Stati Uniti, i politici nordamericani lo sapevano bene che c'era addirittura ostilità fra Bin Laden e Saddam Hussein perché erano di schieramenti differenti. Saddam Hussein fino a poco prima di sfruttare l'Islam a suo beneficio era socialista, un socialismo panarabo, e Bin Laden era un integralista religioso sunnita. Quindi come dire, adesso mi sono scordato, dovevo cercare qualcosa. eh, Chi è che ha detto? Colin Powell. Colin Powell è stato un generale politico statunitense, capo dello stato maggiore congiunto delle forze armate statunitensi dal 1983 al 1993. È stato il 65esimo segretario di stato. Ebbene, è morto il 18 ottobre 2021, che poi è una cosa strana, invecchiando si è fatto più chiaro di pelle. Notizie false sulle armi in Iraq, ora Colin Powell attacca la CIA. Questo il 3 aprile 2004. Nel 2004, dopo che hanno distrutto l'Iraq intervenendo nel 2003 perché sarebbe stato alleato di Al Qaeda in Afghanistan. Notizie false sulle armi in Iraq, ora Colin Powell attacca la CIA. Il segretario di stato USA ammette che le prove da lui esibite al Consiglio di sicurezza dell'ONU non erano fondate. Capito? Hanno attaccato l'Iraq, ma l'intelligence mi disse che c'erano riscontri incrociati. Poi si vide che era la prova universitaria di uno studente degli Stati Uniti. Io vorrei editare i video migliori. Ecco qua. Allora, ho perso un po'. Mario G Mario, bevi di meno. Ciao Anna, commenta: colpa degli illuminati e di Renzi sono, e se quella Orsetta si identificasse come tartaruga, Orsetta fluida. Saluta Gabriele May. Ciao Gabriele May. Allora, bello l'orso, ma è me due e Anna San. Sappiamo bene che San sembri ringiovanito con questi capelli più grandi della tua faccia. Boh. San, sei mai uscito con una follower? No. Mm, sì, con Anna, cioè mi tu, cioè Psycho. Ah, vabbè. Non so quando, però sì, aspettiamo anche un figlio astrale.
è così importante ribadire il mio nome. Ah, ecco, grazie, grazie per dire che sono ringiovanito con questi capelli più grandi del ah, ecco. No, beh, non è importante ribadire il tuo nome, Psycho, ma è che io mi tu sembra sembrano gli U2, no? Mi tu, YouTube, qualcosa invece no, così lo so che sei te che sei venuta. eh, San, stasera sei un gran fico. Federico Bargiacchi, grazie del complimento. Che vuoi dire? San, a volte lagga, che offerta internet hai? Mediocre, perché sono disoccupato, poi sto col cellulare e quindi se io mi potessi comprare una webcamera sarebbe migliore. San, a volte lagga, per me in Argentina. Il libro è in spagnolo. Sì, vado in una libreria internazionale nel centro di Roma che c'è. eh, Vediamo, voi che credete che mi potete dire, che mi potete dire di quello che è successo in Iraq? Cioè, facciamo sta live e vediamo che mi potete dire di quello che è successo l'11 settembre, circa la morte della regina Elisabetta l'8 settembre e il 31 agosto la morte, cioè la morte di Lady Diana, che si celebrarono i 25 anni o i 26 anni del suo tragico incidente, ufficiati dall'assenza della regina madre Elisabetta II, che poi invece dovette per forza protagonizzare il proprio funerale, perché all'anniversario di Lady Di è potuta mancare, se non mi sbaglio non è stata presente, forse stava già male, non siate malpensanti, non siate malpensanti. Però ecco, allora Igor, stanotte ti ho sognato. Oh Gesù, mi due 10 € in macchina a 20 a casa, ci stai? Ma sempre, cioè, parlare di cose veniali in una live così filosofica, l'11 settembre, vediamo se posso cambiargli il titolo, perché veramente perché invece non pensi a spendere tutto quel denaro donandolo al canale? Abbonati. Poi non gli avete dato un like al video, vergogna, vergogna. È così che vi piace? È così che vi piace, capito? È così che vi piace il video e non gli avete dedicato neanche uno sguardo, non gli avete dedicato. Allora vediamo un po', contenuti, dettagli, devo rimettere un po' di metadata, metadata, i dettagli stanno qua. Vorrei un po' di partecipazione, per favore, un po' di partecipazione, se no questo orsetto si arrabbia, viene a casa vostra e vi sbrana, vi strappa la carne dalle ossa con questa bocca di peluche che ha, mostruosa. E
vediamo un po', mettiamo un po' di metadata perché contenuti del canale, vediamo, prendo la descrizione del mio short, lo shortino, perché così già ci metto la descrizione al video, poi domani gli metto sottotitoli. Sapete che una persona, credo dalla Turchia, mi ha ringraziato perché ha visto un mio video di qualche tempo fa, ha detto grazie per aver messo sottotitoli in turco, e io metto i sottotitoli in 147 idiomi. Mi seguono anche dalla Turchia, gente. Ecco, quindi aumentiamo il livello della chat, su, che non sia così come l'8 settembre, come la regina Elisabetta, che questa chat non sia morta, che poi diventa una chat internazionale, vi leggeranno in 147 paesi. Beh no, 147 no, perché ci sono 6 versioni di inglese, 5 di francese, 6 di spagnolo, però vi vedranno in giro da qualche parte. e, e quindi voglio dire, che ne pensate? Eh, la donna bot più sexy di Venezia, quale? La donna che ti dà le bot? E Telegram mi ha bloccato. Ah, mi hai bloccato, non ti ricordi? Appena sbloccato, non mi interessa. Ok, allora mando i piedi a Federico. San, fai un corso della tua lingua per favore. No, ma a parte scherzi, sono nato a Roma io. Comunque mi piace molto questo idioma, mi piace molto. Già vedo che non si parla, non volete parlare del tema in questione. Ne parlerò in un video che lancerò come premier, perché non abbiamo la costanza di seguire gli argomenti. Allora, l'idioma che a me mi piaceva da giovane, l'idioma universale, oh mio dio, la donna che ti dà le bot, e l'idioma universale esperanto. Qua c'è una grammatica piccolina, no, una grammatica, un dizionario che ha anche la grammatica, perché tanto l'esperanto c'è 15 regole grammaticali basiche. Qua c'è l'insegnanza di Buddha, la instruoi de Buddo in esperanto. Io ho letto questo libro in italiano, perché ce l'ho anche in italiano, della Bukkyo Dendo Kyokai. C'ho dei video dove parlo del buddismo, dove si vede che ho una pila di 700 libri, 780 di questi libri. E qua corso di base esperanto della e di studio. Io mi ricordo che erano gli anni 80, ero giovane. Daniele Colosimo hablaba en esperanto, ancle pear. Ah, hola Fernando Alonso. Espero que estés bien, Fernando Alonso. Te acuerdo que también vos te podés abonar a mi canal, suscribirte o accionar ese corazoncito super gracias si querés soportar la producción de mis vídeos. Me ayudarías muchísimo si te abonaras a mi canal de YouTube, y también búscame en el web
santen chan y verás en todas las cosas que estoy metido yo. Y este es el idioma universal esperanto. Este diccionario con pequeña gramática lo compré en los años 80 en España. Allora, Federico Bargiacchi, sì che ti considero. Che cosa avevi scritto che non l'ho considerato? Dimmi, dimmi. Federico Bargiacchi, ma come non ti considero? C'è tanto, oggi c'ho tante persone che scrivono. Ah, ma sì, ma che domande mi fai? Insomma, io queste domande le rispondo solo se vi abbonate. La prossima live farò partecipare solo persone che si abbonano in chat, perché io sto portando avanti un discorso. Vediamo un po', che devo intanto ne approfitto a fare una cosa, ritorno. E poi non avete dato neanche, ecco, adesso vengo un momento. Ah, allora sono ritornato, grazie per avermi aspettato, probabilmente perché stavate chattando tra di loro voi, allora ha tratto male la gente, ha tratto male la gente. No, a me non mi tratti male. eh, qua dice che la tua identità digitale sta top, i top VPN, la tua identità digitale la stanno monitorando. Qualcuno di voi mi sta monitorando? Ah, bene, grazie. Degli amici, con degli amici che mi monitoreggiano, voglio vedere. Magari dovrei avere degli amici nella CIA, no? Magari hanno sentito, eh, che stavo parlando del 911, che poi è una cosa, una curiosità che non c'entra niente con tutte le cose morbose complottiste, no, paranoiche, ma 911 è anche negli Stati Uniti il numero del pronto soccorso, dell'urgenza. Tu fai il 911, è anche gratuito, non devi avere la ricarica nel cellulare,
e ti viene il pronto soccorso, cioè la polizia, le ambulanze, i vigili del fuoco. Eh sì, ecco, grazie Igor. I miei cani stanno bene, grazie, stanno dormendo. Io invece faccio tardi. Adesso che c'è un'applicazione che voi potrete trovare i video che faccio in quell'applicazione nel mio profilo di Facebook, e poi non so se nominarla qua perché si fanno video, quindi meglio di no. Sto facendo dei video come un adolescente perché promettono dei grandi guadagni ma non si guadagna nulla, però mi diverto molto, quindi magari qualcuno con il quale io comunico in privato nell'applicazione di messaggistica del telegramma che è venuto prima del telefono, allora io gli comunicherò qual è questa piattaforma. Ma mi sembra che io non sto monitorando niente. Ah, bene, allora di te mi fido che mi hai risposto solo te, tutti gli altri mi devono stare monitorando. Cara Psycho, mi sembra che ti ho mandato a te qual era quel dei link dei video che ho fatto in quella piattaforma. Mi piace perché sono ritornato ai tempi di 12 anni fa, quando utilizzavo per la prima volta Instagram e Spreaker, e mi sentivo proprio libero di fare qualsiasi cosa, perché uno cerca naturalmente di guadagnare, di fare cose produttive, però ecco, la gratuità di condividere materiale che anche sai che non per forza deve avere buona qualità, ma è un'espressione tua, è più forte la volontà di esprimersi anche gratuitamente pur sapendo che non guadagni nulla, che invece il tentativo di fare le cose bene per guadagnare, perché alla fine ti ritrovi costretto, obbligato a fare le cose, anche se poi io ho necessità economiche e non mi dispiacerebbe guadagnare da quello che faccio. Quindi se da questa live potessi avere 1,5 miliardi di euro, li guadagnerei, non li butterei. Però so che tutti voi, ecco, fate una colletta, magari potete fare un'unica donazione, 1 euro a testa, siete in 4 euro. Sono arrivato ai 20 euro perché il mese scorso qualcuno mi aveva donato dei soldi, ma mi serve avere come minimo 100 dollari da ritirare. Io a giugno luglio anche di quest'anno ho ritirato 97 dollari perché gli hanno scalato le tasse. Nel 2021 a giugno ho ritirato 97 dollari, e quando è stato prima del 21 che mi hanno pagato? Nel 2017. Quindi 17, 21 e 22 sono gli anni che mi hanno pagato. In tutto ho raccolto meno di 350 dollari il 7 febbraio 2013. Prima ne avevo altri, li ho chiusi perché giravo i video con l'LG KP 215, quindi non so se avete presente i primi video. Li giravo con questi due cellulari che ormai sono rotti. Questo purtroppo mi si è rotto perché si è rotto lo spinotto della che si alimentava, no? Ma ci ho girato un sacco di video, soprattutto per il canale che avevo nel 2010 e che ho chiuso nella fine 2011, perché erano di una mediocrità grande quei video. Erano in 177 per 144 senza audio quasi, e poi non mi giravo io. E poi ebbi questo nel 2013,
questo cessò più o meno di registrare nel 2013 2000 e più là del 2013 insomma. Questo il Samsung Galaxy Young 5360 che mi si è rotto nel 2016, filmava 2 megapixel però in 360 x 240. Poi a mia madre gli comprai questo cellulare perché gli avevo comprato nel 2013 al 6 marzo un cellulare, il Samsung 2121, e gliel'hanno rubato, l'unico cellulare che nella nostra vita ci hanno rubato. Allora gli ho regalato questo perché è comodo, mi faceva scrivere sempre gli sms a me ed è un Nokia Asha 302, filma 3,2 megapixel, 640 x 480 e fa delle foto con più di 3000 pixel per non so che cosa. Ancora funziona bene per fortuna, però lo uso poco per filmarmi perché ormai sto imparando a filmarmi con altri. Mia madre mi ha regalato questo del 2015, non gli tolgo la custodia perché tanto. Questo è un Motorola Moto X seconda generazione del 14, ma me l'ha regalato nel 2015. Mi stava per comprare un Samsung Note quarto, però il venditore ci ha detto se devi comprare un Note compralo nuovo perché così c'è il sistema operativo attualizzato, e ho fatto bene perché si sarebbe disattualizzato pronto. Allora abbiamo preso questo. Poi io adesso avrei voluto sempre prendere un Samsung, però non avevo soldi, ho speso i soldi che mi ha dato YouTube nel 2021, 97 dollari, e e c'era un Samsung Galaxy, ormai sono tutti Galaxy A02 A2, che poi non ho capito perché ci sono un sacco di numeri uguali, ma aveva meno qualità di quest'altro cellulare che ho comprato, col quale mi sto filmando, che doveva essere, ironia del destino, un altro Motorola, un Motorola E7i Power. Mo, quello che succede è che molti di voi dicono che lo stesso questi video che faccio tanto in Premiere come in live non hanno qualità, e io vi dico e va bene, però contribuite alla qualità, no? Contribuite alla qualità. Vediamo dove il cellulare, vediamo, dovrebbe essere qua. No, non lo sto, non sto filmando, cioè che viene lo schermo, il monitor non riprende il cellulare. Come è possibile? Vabbè, se voi volete qualità e abbonatevi al canale, ci sono 6 livelli di abbonamento e non facciamo i taccagni. E io voglio l'erba, voglio no, quella la voleva Bob Marley, l'erba voglio, io voglio un Samsung Galaxy S22 serie, cioè un, ovviamente, ultra, cioè un Samsung 22 un Samsung Galaxy S22 ultra, perché lo metto su un tripode, c'ha quasi 7 pollici di schermo, e voglio vedere se trovo un tripode per cellulare, dovrei trovarlo per tablet, e mi filmo con la camera principale, anche le live, a 100 108 megapixel, che poi se è pixelato doppio sono in realtà 54 megapixel, perché il pixelato doppio rende la metà. Allora adesso vediamo un po'. Sant'Enchan, ma tu mi mandi sempre link strani,
e sono di quella piattaforma, appunto, sono di quella piattaforma che iniziano con vincula. Vincula in spagnolo, perché dovete sapere perché io ho preso la conta in spagnolo in quella piattaforma, perché è particolarmente diffusa in America Latina e dicono che paghi. Per il momento ci occorrono 100.000 iscritti, quindi io sto a ma non arrivo a 2000, quindi prima di arrivare a 100.000 iscritti, cioè, e come fa in YouTube devi avere 1000 iscritti, 4000 ore, ma poi devi fare 100.000 visualizzazioni. In quella piattaforma non c'è non ci sono questi limiti, devi avere 100.000 iscritti e ti iniziano a pagare per ogni visualizzazione, ma devi avere 100.000 iscritti. È più difficile in un'applicazione con 300 milioni di usuari avere 100.000 iscritti piuttosto che in YouTube avere 100.000 iscritti. In YouTube ci sono miliardi di iscritti, quindi magari in 10 anni c'è gente che ha 1 milione di iscritti. Eh, quindi vincula significa vincolare, vincolati a questo usuario, non usuraio, usuario. San, ma se io e psico ci sposiamo, vieni al matrimonio? Ma certamente che sì, ma certo che sì, soltanto che vi dovete abbonare, e se vi abbonate io coprirò con una live la vostra cerimonia di nozze. Allora, San, mi servono i soldi, devo curare i piccioni. No, ma mi spiace. Allora, se tutte e tutti voi mi date delle donazioni, apriamo un crowdfunding, salviamo i piccioni di Me Too, cioè di Psycho, che poi appunto Me Too, YouTube, Day to sembra qualcosa sembra una canzone di Bono, no? Degli YouTube. Me Too. Ha donato Ivan, salutalo. San, vieni nel Trentino. Ciao Ivan. Sì, Ivan mi ha donato, infatti purtroppo qua si è un po' bloccato. YouTube ha chiuso i pagamenti. YouTube ha chiuso i pagamenti miei, lasciando fuori la donazione di Igor, per quello che mi ha dato adesso in giugno o luglio del 2022 di nuovo 97 dollari, e in attivo c'ho 22 dollari, fra gli altri anche i soldi che mi ha dato Igor. Ciao Igor. Ivan, perdon. Fra l'altro mi deve dare fra quei 22 dollari i soldi che mi ha dato Ivan, i soldi che mi ha dato Ivan. Perché YouTube ha chiuso il mese e ha lasciato quei pagamenti che evidentemente chiude a fine mese, ma a fine mese del mese anteriore. E eh, quando Ivan mi ha dato non so se 20 euro, a parte che si tiene una commissione alta YouTube, però ha pensato bene di farli entrare nel mese seguente. Quindi adesso io, se voglio ritirare i soldi di Ivan, devo guadagnare altri 80 dollari, altrimenti non arrivo a quota 100. Certo, lui mi aiuta così a arrivare a quota 100, però peccato che YouTube non ha messo insieme agli altri 97 dollari quello che mi ha regalato, perché altrimenti avrei ritirato non so se ci sono 22, 97, 98, 108, 100, avrei ritirato 118 dollari invece che 97. Però YouTube ha pensato bene di tagliare track il mese e che mi ha dato. Io c'ho una memoria
che mi ha dato Ivan, purtroppo non l'ha fatto entrare nel pagamento che mi doveva. E queste cose succedono. Ah, ma perché conservi quei telefoni vecchi? Buttali. 2 megapixel, eh sì. Ah 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 ah, rubato. Ah ah ah. Leggila un po' la chat della tua live, San, e che cappero. Sì sì, stavo occupato. No, ma io mi affeziono ai cellulari, questo anche se lo riuscissi a riparare. C'è l'Android 2.3.6. Non riesco a entrare nella Play Store perché ancora si chiama alla maniera vecchia. Poi c'è, purtroppo deve essere rotto il bottone power. Per quello io vi consiglio nei cellulari di caricare un'applicazione gratuita che viene senza pubblicità e che tu in pratica, dopo l'ho capito tardi e l'ho messa in questo cellulare, per non stare schiacciando tutto il giorno il bottone del power, del power che poi si rompe, c'è un'applicazione che tu puoi spegnere lo schermo, e questo no, questo per riaccendere dovevi accendere col bottoncino, ma i cellulari di oggi hanno che col movimento tu riattivi lo schermo. Allora, se vuoi S22 ti conviene l'iPhone stand, vabbè, fatemi donazioni che io mi compro tutto quello che voi mi suggerite. No no, è Igor, no Ivan. Bene, grazie, tutto quello che ho detto di Ivan vale per Igor. Ma perché ti dimentichi le cose che hai letto 2 secondi prima? Perché prendo medicinali? Perché non è più giovane e nemmeno tu, e neanche tu. Beh, vi devo lasciare, grazie per avermi seguito in live, devo staccare, ciao.